Una chicca tecnologica di questa casa, tanta roba. Scopriamo insieme i dettagli e tutte le magie di questa casa. Partiamo dall'ingresso. Come entrare in questa casa? Con l'indice, oppure con un home badge, oppure con la classica chiave. Questa abitazione è sonorizzata completamente da Garvan Acoustic e chi la poteva sonorizzare. Cosa c'è di automatizzato in questa abitazione? Fai prima a chiedermi cosa non c'è. Quest'anta la posso aprire o devo schiacciare un pulsante per No, aprire? quella la puoi aprire perché non l'ho fatta io. Tutto quello che ho fatto io è automatizzato, domotorizzato e ingegnerizzato. Dalla climatizzazione Dalla climatizzazione, io governo la parte di illuminazione, motorizzazioni, la parte ludica, audio-video e tutte le interfacce utenti. Questa è la meravigliosa cucina e là in lontananza vedo un display con tanti tastini. Francesco, raccontaci un po' come funziona. Il display è sostanzialmente il volante dell'abitazione. In questa abitazione ce ne sono molti. La scelta è per avere la possibilità di interagire con l'abitazione in maniera agevole ovunque mi trovo. In questo caso questo display gestisce tutta l'abitazione e l'obiettivo era creare un'interfaccia utente semplice, intuitiva, ma che consentisse di governare tutta l'impiantistica di questa villa. Questa è la sala da pranzo. Bellissimo lampadario, materiali di pregio e anche in questa sala ci sono montate le SIR 16N. Un'area benessere, come troviamo anche in questo edificio, ci sono delle necessità climatiche. Quindi, partendo dalla zona wellness, le necessità sono il controllo dell'umidità relativa, la temperatura corretta e ovviamente la gestione del ricambio d'aria. In altri ambienti più canonici, come una camera da letto, le necessità sono il caldo e il freddo, quindi un concetto che a noi è più vicino. Questo è il bagno, una meraviglia, e qua sopra abbiamo la SIR 12M. Questa è la videata di gestione dell'audio. In questo caso ci sono anche sorgenti video, perché nell'audio multiroom abbiamo integrato anche la possibilità di ascoltare le sorgenti video. In questo caso trascino un player musicale con hard disk in cucina e posso ascoltare in cucina il player, ma allo stesso tempo lo posso trascinare anche in sala da pranzo o in soggiorno. Se voglio spegnere la cucina, tolgo l'icona. Se voglio ascoltare in cucina la radio, trascino la radio. Se voglio vedere cosa sta riproducendo, entro contestualmente nel tasto dedicato, ora ascoltiamo Radio DJ. Per avere tutta questa gestione in maniera efficace e flessibile servono dei sistemi articolati, quindi canalizzazioni che fanno girare l'aria, canalizzazioni che ottengono un ricambio d'aria corretto, impiantistica di vario genere, ma tutto deve essere correttamente configurato. Al cliente interessa solo star bene nell'ambiente. Non gli interessa sapere che per star bene ci vuole il 50% di umidità o il 65%. E a quel punto tu devi dargli un'interfaccia utente, il più possibile semplice, nella quale io non devo sapere come funziona il sistema, devo solo decidere che per star bene voglio 23 gradi, che per star bene nella wellness ne voglio 29 e l'umidità è giusta e non mi fanno la muffa i muri. Quindi la difficoltà è rendere semplice ciò che in realtà è molto complesso. Anche in questa camera c'è un sistema audio-video e gli speaker sono posizionati esattamente sopra la testata ad incasso filo muro. Ma in un'abitazione completamente automatizzata dove è piena di elettronica, se va via la luce rimango al buio, al freddo e prigioniero in casa mia? La risposta è no. In questo caso noi, avendo progettato ovviamente in collaborazione con l'impiantista elettrico tutti i vari sistemi, che in casi di necessità come un blackout, un guasto, ci siano delle opzioni per poter superare questo momento di difficoltà. Per quanto riguarda banalmente le luci, in questa situazione c'è un gruppo elettrogeno che parte nel giro di pochi minuti e comunque una parte di elettronica è già alimentata da un UPS a doppia conversione, da più UPS. Nel caso manca corrente, in questo impianto la domotica non si spegnerà perché ci sono gli UPS. Le luci si spengono, ma parte il gruppo elettrogeno e le luci si riaccendono appena il gruppo è entrato in funzione. Le motorizzazioni torneranno a funzionare grazie al gruppo elettrogeno. Nel caso il gruppo elettrogeno, che comunque è supervisionato e quindi non è previsto che non parta perché ciclicamente viene testato, ci sono comunque delle uscite di sicurezza manuali, la classica chiave o il classico attrezzo che io posso prendere ed aprire l'automazione, il meccanismo che esso sia, a mano. Tornando all'audio multiroom, ci sono i vari piani, quindi qui posso creare degli scenari musicali tipo per una festa,
o banalmente posso andare nella zona notte se ho dimenticato una zona e spegnere le zone. Nel video c'è la stessa situazione dove ho solo le sorgenti video e col drag and drop posso andare a trascinare la sorgente video e in questo caso lì abbiamo il display della cucina, il display si è acceso nel canale, nella sorgente che abbiamo selezionato. Da qui in poi ovviamente serve il telecomando per poter cambiare canale. Entriamo nella camera da letto dove c'è un enorme TV e sistema ad incasso filomuro audio. Nella parte principale una delle cose più comuni che vengono utilizzate è la gestione del clima. Siamo in cucina, quindi vediamo già la temperatura rilevata in cucina, la possibilità di decidere quanti gradi voglio e accendere, spegnere o mandare in riduzione l'ambiente. Quindi senza impostare i gradi posso decidere che questo ambiente lo voglio tenere in ridotto e lui effettuerà una riduzione in automatico. Nel momento che lo voglio accendere, clicco. Questo è il classico esempio della semplicità dove dietro c'è molta tecnologia e molta ingegnerizzazione, ma per l'utente finale questo è il classico termostato. Eccoci nel bagno degli ospiti. La qualità e l'importanza del dettaglio è quella di poter chiedere il diffusore nella tonalità NCS richiesta dall'architetto, quindi la cassa si integra benissimo con l'intonaco e i mobili. Questa è la videata classica delle luci, dove l'utente trova i vari ambienti e può gestire la singola luce sia a livello di slider, quindi intensità luminosa, sia a livello di accensione on-off. Dopo le luci c'è la gestione delle finestre, dalla quale uno potrà, a seconda dell'ambiente, alzare o gestire l'automazione che è presente. In questo caso in cucina c'è solo una zanzariera. Questo è il salotto degli ospiti e a dare voce a questa stanza ci sono le SB 316. Siamo partiti dalle richieste del committente e le richieste erano molto chiare. Un'ottima qualità audio, una buona integrazione con l'architettura esistente e possibilmente un prodotto made in Italy che garantisse anche un post vendita nel tempo. Esatto. Abbiamo supportato Francesco nello sviluppo del progetto, analizzando ogni ambiente e definendo per ogni ambiente posizione e tipologia di altoparlante da andare a installare. Questo ha fatto sì che per ogni ambiente la qualità acustica fosse al top. Insieme all'architetto e alla committenza sono state anche definite tutte le tipologie di finiture, in maniera da avere una integrazione totale anche nella parte design. Quindi per ogni ambiente è stato definito che tipologie di altoparlante utilizzare e insieme all'architetto e alla committenza è stata scelta anche l'estetica e la finitura che questo altoparlante doveva avere. Per cui in alcuni ambienti è stato utilizzato diffusore di incasso filomuro, dove la richiesta era quella giusto di avere il massimo della discrezione. Mentre in alcuni ambienti sono stati scelti i bookshelf con le finiture, con le laccature in tono con l'ambiente, come ad esempio in questo ambiente è stato scelto di mettere soundbar sotto al televisore, per i canali rear sono stati installati diffusori a filo muro inclinati orientabili e per la parte subwoofer è stato inserito un subwoofer customizzato, quindi con le misure dedicate per essere integrato all'interno del mobile. La ciliegina finale è stata la calibrazione dell'impianto. Sostanzialmente per ogni ambiente è stata fatta un'equalizzazione dedicata in base all'acustica. Questo ha permesso di avere il risultato ottimale in ogni ambiente. La taratura è stata veramente la ciliegina sulla torta. Il risultato finale direi che mi ha sorpreso e soprattutto ha accontentato il cliente che ci ha fatto i complimenti. Siamo giunti al termine di questo tour meraviglioso, una casa fantastica, la mia casa dei sogni e penso di non essere il solo ad avere questo pensiero. Grazie a Francesco Ricci di Uno Solution. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!